Lo volevo dire. Lei è... Dunque... Un uomo pacifico. Ha perduto il treno. Per un minuto, sa? Arrivo alla stazione e me lo vedo scorrere davanti. Poteva corrergli dietro. Eh già, è da ridere, lo so. Bastava, santo Dio, che non avessi avuto tutti quegli impicci di pacchi, pacchetti, pacchettini. Più carico di un somaro. Ma le donne, commissioni, non la finiscono più. 3 minuti, mi creda, appena sceso di vettura, solo per dispormi i nodini di tutti quei pacchetti alle dita. 2 pacchetti per ogni dito. Doveva essere bello da vedere. Sai cosa avrei fatto io? Li avrei lasciati in vettura e buonanotte. E poi mia moglie, le mie figliuole e tutte le loro amiche. Che avrei dovuto fare? Strillare. Mi ci sarei spassato un mondo. Perché lei forse non sa cosa diventano le donne quando sono in villeggiatura. Ma sì che lo so. Proprio perché lo so. Dicono tutte che non avranno bisogno di niente. Fosse solo questo. Sono capaci anche di sostenere che ci vanno per risparmiare. Poi, appena arrivano in un paesello qua dei dintorni, più brutto è, più misero e lercio, e più impazziscono a parlarlo con tutte le loro galanterie più vistose. Le donne, caro signore, ma del resto è la loro professione. Il guaio è che dovendo trattenermi 3 ore soltanto, sono venuto senza le chiavi di casa. Bello. E perciò... Ho lasciato tutto quel monte di pacchi e pacchettini in deposito alla stazione e me ne sono andato a cena in trattoria. Poi, per farmi svaporare la stizza, a teatro. Si crepava dal caldo. All'uscita dico: che faccio? È già mezzanotte e alle 4 prendo il primo treno. Per 3 orette di sonno non vale la pena andare in albergo. E me ne sono venuto qua. Questo caffè non chiude, vero? No. No, signore, non chiude.
E così ho lasciato tutti quei pacchettini in deposito alla stazione. Beh, sì. Perché me lo domanda? Non vi stanno forse sicuri? Erano tutti ben legati. No, non dico. Ben legati, me lo immagino. Con quell'arte speciale che mettono i giovani di negozio nell'incartare la roba venduta. Che mani! Un bel foglio grande di carta doppia, rossa, levigata, che è per se stessa un piacere vederla, così liscia, che uno ci metterebbe la faccia per sentirne la fresca carezza. La stendono sul banco e poi con garbo disinvolto vi collocano su in mezzo la stoffa lieve, ben piegata. Levano prima da sotto col dorso della mano un lembo, poi da sopra vi abbassano l'altro e ci fanno anche con svelta grazia una rimboccaturina, come un di più, per amore dell'arte. Poi ripiegano da un lato e dall'altro a triangolo e cacciano sotto le due punte. Allungano una mano alla scatola dello spago, tirano per farne scorrere quanto basta a legare l'involto. E legano così rapidamente che lei non ha il tempo d'ammirare la loro bravura. E già si vede presentare il pacco col cappio pronto a introdurvi il dito. Si vede che lei ha prestato molta attenzione ai giovani di negozio. Io? Caro signore, giornate intere ci passo. Sono capace di starmene anche un'ora fermo a guardare dentro una bottega attraverso la vetrina. E ci dimentico. Mi sembra di essere... Vorrei essere davvero quella stoffa là di seta, quel bordatino, quel nastro rosso celeste che le giovani di merceria, dopo averlo misurato col metro, hai visto come fanno? Se lo raccolgono a numero 8 intorno al pollice o al mignolo della mano sinistra prima di incartarlo. Poi guardo il cliente o la cliente che escono dalla bottega con l'involto appeso al dito, in mano, sotto il braccio. E li seguo con gli occhi, finché non li ho perduti di vista. Immaginando quante cose immagino. Lei non può farsene un'idea. Non mi serve. Mi serve. Le serve? Scusi, che cosa? Attaccarmi così, dico con l'immaginazione alla vita, come un rampicante alle sbarre d'una cancellata.
l'immaginazione. Aderire con essa continuamente alla vita degli altri. No, non della gente che conosco, no, a quella non potrei. Provo un fastidio, sapessi. Ho una nausea. No. Alla vita degli estranei, intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente. Ma non a capriccio, anzi tenendo conto di ogni minima apparenza scoperta in questo e quello, e sapesse quanto e come lavora. Fino a quanto mi c'è dentro. Vedo la casa di questo, quello, ci vivo, mi ci sento proprio. Fino ad afferrare quel particolare alito che cova in ogni casa, nella sua, nella mia, ma che nella nostra non avvertiamo più perché è l'alito stesso della nostra vita. Mi spiego.
piacere questo che lei prova immaginando tante cose? Mi scusi. Dicevo che deve essere un bel piacere questo che lei prova, immaginando tante cose. Piacere. Sì, mi figuro. Mi dica un po'. È stato mai a consulto da qualche medico bravo? Io? Beh, no. Perché? Non sono mica malato. No, non si allarma. Glielo domando per sapere. Se ha mai veduto in casa di questi medici bravi la sala dove i clienti stanno ad aspettare in attesa di essere visitati. Ah, sì. Mi toccò una volta ad accompagnare una mia figliuola che soffriva di nervi. Beh, non voglio sapere dettagli. Dico, quelle sale ci ha fatto attenzione. Divano di stoffa scura, di foggia antica, quelle seggiole imbottite, spesso scompagne, quelle poltroncine. È roba comprata di combinazione, roba di rivendita messa lì per i clienti. Non appartiene mica alla casa. Il signor dottore ha per sé e per le amiche della sua signora ben altro salotto, più ricco, più bello. Chissà come striderebbe qualche seggiola, qualche poltroncina di quel salotto portata qui, nella sala dei clienti. E basta questo arredo così. Era buono, decente, sobrio. Vorrei sapere se lei, quando andò con la sua figliuola, guardò attentamente la seggiola o la poltrona su cui stette seduto aspettando. E beh, io... No. Veramente no. Già. Perché non era malato. Ma neanche i malati spesso ci badano, sa. Compresi come sono nel loro male. Eppure, quante volte certuni stanno lì, intenti a guardarsi il dito che tamburella vano sul bracciolo lustro di quella poltrona su cui stanno seduti. Pensano, non vedono. Ma che effetto fa quando poi usciamo dalla visita e attraversando la sala
di vedere la seggiola su cui poc'anzi, in attesa della sentenza sul nostro male, ancora ignoto, restavamo seduti. Ritrovarlo, occupato da un altro cliente, anche egli col suo male segreto. O là vuoto, impassibile, in attesa che un altro qualsiasi venga ad occuparlo. Perché dicevamo, il piacere dell'immaginazione. No, cioè, non si preoccupi, ce la faccio. Ce la faccio. Chissà perché ho subito pensato a una seggiola di queste sale di medici dove i clienti stanno in attesa del consulto. Non vede la relazione. Nemmeno io. Perché certi richiami di immagini lontani tra loro sono così particolari a ciascuno di noi, determinati da ragioni ed esperienze così singolari che l'uno non intenderebbe più l'altro se parlando non ci vietassimo di farne uso. Niente di più illogico spesso di queste analogie. Ma la relazione forse potrebbe essere questa. Avrebbero piacere quelle seggiole di immaginare chi sia il cliente che viene a sedere su loro in attesa del consulto. Che male covi dentro. Dove andrà? Cosa farà dopo la visita? No, nessun piacere. E così io, nessuno. Vengono tanti clienti ed esse sono là, povere seggiole per essere occupate. Bene, la mia è un'occupazione molto simile. Ora mi occupa questo, ora quello. In questo momento mi sta occupando lei, ma creda che io non provo nessun piacere del treno che ha perduto, della sua famiglia che l'aspetta in villeggiatura. Fastidi che io posso supporre in lei. Tanti, sa. Grazie a Dio se sono fastidi soltanto. Che c'è che di peggio, caro signore. Io le sto dicendo che ho bisogno di attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui. Così, senza piacere, senza interessarmene, anzi, sentirmi il fastidio, per giudicarla sciocca e vana questa vita, così che veramente non debba importare a nessuno di finirla. E questo è da dimostrare bene, sa, con prove, esempi continui, a noi stessi, implacabilmente, perché, caro Signore, non sappiamo da che cosa sia fatto, ma c'è. Ce lo sentiamo tutti qua, come un'angoscia nella gola. Il gusto della vita. Si soddisfa mai,
che non si può mai soddisfare, perché la vita stessa, nell'atto in cui la viviamo, è sempre così gorda di se stessa che non si lascia assaporare. Il sapore del passato che rimane vivo in noi. Il gusto della vita viene di là, dai ricordi che ci tengono legati. Ma poi legati a che cosa? Questa sciocchezza qui, queste noie, queste stupide illusioni, insulse, occupazioni. Questa che ora qui è una sciocchezza. Questa che ora qui è una noia. E arrivo fino anche a dire questa che ora è per noi una sventura. È una vera sventura, signore. A distanza di 4, 5, 10 anni. Chissà. Che sapore acquisterà. Che gusto. E queste lacrime. È la vita, per Dio. Al solo pensiero di perderla. Specialmente quando si sa che è questione di giorni.
Ecco, la vede là? La vede quell'ombra di donna? Lo vede che sei nascosta? Come? Chi era? Non l'ha vista? E già che sei nascosta. Una donna? Mi sorveglia da lontano. Mi verrebbe creda di andarla a prendere a calci! Sarebbe inutile. È come una di quelle cagne sperdute, ostinate, più le piglia a calci, più le si attaccano alle calcagna. Ciò che quella donna sta soffrendo per me, lei non se lo può immaginare. Non mangia, non dorme e mi viene appresso, giorno e notte, così, a distanza. Assicurarsi almeno di spolverarsi quella ciabatta che ha in capo, gli abiti. Non pare neanche una donna. È uno strofinaccio, mi fa una stizza, guardi, una stizza che lei non può credere. Le salto addosso certe volte, la scrodo e le grido: stupida, sei una stupida, si piglia tutto, resta lì. Aspetta che mi allontani per rimettersi a seguirmi, di nascosto. Povera signora. Povera signora? Vorrebbe che se ne stessi a casa quieta e tranquillo, a coccolarmi in mezzo a tutte le sue più amorevoli e sviscerate cure. A godermi la perfezione di tutte le stanze, la lettura di tutti i mobili, quel silenzio di specchio che c'era prima a casa mia, no? È sentito. Tic-tac, 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 tic-tac della pendola del salotto da pranzo. Questo vorrebbe. Io domando ora a lei per farle intendere l'assurdità. Che dico l'assurdità, la macabra ferocia di questa pretesa. Le domando se crede possibile che le case di Avezzano, le case di Messina, sapendo del terremoto che di lì a poco le avrebbe sconquassate, avrebbero potuto starsene tranquille sotto la luna, ordinate in fila lungo le strade e le piazze, obbedienti al piano regolatore della commissione edilizia municipale, ma case, per Dio, di pietra e travi se ne sarebbero scappate. Immagini ora i cittadini di Avezzano, i cittadini di Messina spogliarsi placidi per mettersi a letto, ripiegare gli abiti, mettere le scarpe fuori dall'uscio e, cacciandosi sotto le coperte, godere del candore fresco delle lenzuola di bucato, con la coscienza che fra poche ore sarebbero morti. Le pare possibile?
Se la morte, signor mio, fosse come uno di quegli insetti strani, schifosi che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso? Lei passa per via. Un altro passante all'improvviso la ferma, cauto, con 2 dita protese, e le dice: «Scusi, permette, lei, egregio signore, ha la morte addosso». E poi con quelle 2 dita protese la piglia e la butta via. Sarebbe magnifico. No, la morte non è come uno di quegli insetti schifosi. Tanti che passeggiano disinvolti e alieni forse ce l'hanno addosso. Nessuno la vede. E si pensano quieti e tranquilli a ciò che faranno domani e doman l'altro. Ora io... Caro signore, venga qua. Venga alla luce, venga. Vi faccio vedere una cosa. Vede che bel tubero violaceo? Sa come si chiama questo? Ha un nome dolcissimo, più dolce di una caramella. Epitelioma si chiama. Pronunzi, sentirà la dolcezza. Epitelioma. La morte, capisce? È passato. Mi ha ficcato questo fiore in bocca. Ha detto: tientelo caro, io ripasserò fra 8 o 10 mesi. Ora mi dica lei se con questo fiore in bocca io me ne posso stare a casa tranquillo e quieto, come quella disgraziata vorrebbe. Ah sì? Vuoi che ti baci? Sì, baciami. Non so che cosa ho fatto. L'altra settimana con uno spillo si è fatta un graffio qua sul labbro. Poi mi ha preso la testa così. Mi voleva baciare in bocca. Perché dice che vuole morire con me. È pazza. Io non ci sto a casa. Non ci sto. Bisogna di starmene dietro le vetrine delle botteghe io, ad ammirare la bravura dei giovani di negozio. Perché lei capisce, se si fa un momento di vuoto dentro, anche solo un momento, caro signore,
io posso ammazzare come niente uno che non conosco. Cavare la rivoltella e ammazzare uno che, come lei, per sbaglio abbia perduto il treno. No. Non tema, caro signore. Scherzo. Me ne vado. Ammazzerei me, se mai. Ma ci sono di questi giorni certe buone albicocche. Come le mangia lei? Con tutta la buccia. Si spaccano a metà, si premono con 2 dita per lungo, come 2 labbra succhiose. Che delizia! Mi ossequi la sua egregia signora e le sue figliuole in villeggiatura. Me le immagino, vestite di bianco celeste, in un bel prato verde, all'ombra. E mi faccia un piacere domattina quando arriverà. Mi figuro che il paesello disterà un poco dalla stazione. All'alba lei può fare la strada a piedi. Il primo cespuglietto d'erba sulla proda. Ne conti i fili per me. Quanti fili saranno? Tanti giorni ancora io vivrò. Lo scelga bello grosso, mi raccomando. Buonanotte, caro signore. Staring at myself, the sky above is blue. Like a silly witch, I'm trying to drown in life, a tear into the depths, a flower in my hand. Today I am staring at myself, because the light is on. And
and I don't know what I'm has to do today. But a picture on the wall is telling me that love is the end, my dear. You can't imagine what I feel in me. I feel the withered flowers dancing in the breeze. That's my last breath, is the end, and I can't wait. I'm singing all the day my name. I have to daydream one last time before their song will come to end. Today I am staring at myself. The sky above is blue, like my own regrets. I'm trying to draw in life, but a picture on the wall is crumbling like my steps. I leave all the faces I have worn, I put them away. Unforgotten friends, I'll try to move forward in the hope to reach myself once and for all. I just unexpectedly today I am staring at myself. The sky above is blue, like a friendly kiss. I swim into the shine. I'm one with all my scars, I hug them whole. I'm fine and I can't recognize myself. The flower in my mouth opens loud.